Ciao amici cicloviaggiatori, come state? Sto pedalando ad Assisi, sono partito anzi, in realtà sto andando davanti alla Basilica di San Francesco, che è il punto che ho scelto per iniziare questo percorso. E oggi pedaliamo in Umbria e facciamo la Via dell'Acqua. La Via dell'Acqua è stata ideata dall'associazione La Via dell'Acqua. Il nome proviene dal fatto che si seguono 3 corsi d'acqua, il fiume Topino, che è un affluente di un altro fiume, adesso non ricordo il nome, e il fiume Nera, che costeggia la Valnerina, e dove ci sono anche le cascate delle Marmore, e il Tevere ovviamente. È un bel percorso, 250 km da Assisi a Roma. Io non li farò tutti, credo una metà, 120 fino a Terni, perché ho solo 2 giorni, in realtà richiederebbe 3-4 giorni. In questo momento sto raggiungendo Assisi, la Basilica, e qua si vede, ve la faccio vedere, lassù, quindi molto molto in salita. Adesso ci facciamo un attimo di salita, sarà un dislivello di 500 metri circa questo primo pezzo. Dividerò il percorso in 2 giornate. La prima oggi di 66 km circa da Assisi a Spoleto. Dormirò a Spoleto e domani mattina farò Spoleto Scheggino, passando dentro la vecchia stazione Spoleto Norcia. C'è un tunnel, mi sono portato delle luci perché non è illuminato, e Scheggino Terni, quindi passando per la Valnerina e Cascate delle Marmore. Benvenuti ad Assisi, città della pace. Bene, iniziamo subito con una salita, questo viaggio del 5% per ora. Ragazzi, allora partiamo da qui, dalla Basilica di San Francesco d'Assisi, e quindi arrivati alla stazione di Assisi, io sono partito da Roma stazione Termini. Dopo 2 ore e un quarto sono arrivato in stazione Assisi. Dalla stazione alla Basilica c'è un po' di ascesa, un po' di salita, ma fattibile, 5%. E qui è il punto designato dall'associazione La Via dell'Acqua per andare verso Spoleto, verso Scheggino, poi Terni, Narni, Roma.
lasciamo Assisi, la vedete su quella collina? Ci lasciamo Assisi per andare verso Rivo, sicuramente attraversiamo Rivo Torto, ma andiamo verso Foligno Bevagna. Allora, volevo mostrarvi questo posto, diciamo è da Assisi, sono arrivato a un paese che si chiama Cannara, o Cannara, credo Cannara, e adesso sto praticamente costeggiando il fiume che vi dicevo, Metopino. Davvero una pace incredibile, una pace incredibile questi luoghi, non c'è nessuno ed è una ciclabile molto ben fatta, insomma l'Assisi Spoleto, anche se costeggia di corsi d'acqua ed è in mezzo alla campagna, comunque è asfaltata, lo vedete con i cartelli di segnalazione delle destinazioni, è molto carino. Ciao. Ciao.
Bevagna, Bevagna. Vati a Bevagna. Allora, io mi sto mangiando una torta al testo, prosciutto e pecorino che ho comprato a Bevagna, e questo qui è il packaging del loro sacchetto, e quindi è tema bicicletta, e questa è una pista ciclabile fantastica che parte da qui, da Bevagna. Non male, eh? Abbiamo superato Bevagna da un po' di chilometri in direzione sud verso Spoleto, ma Spoleto starà ancora fra una trentina di chilometri, credo. Le ciclabili sono tutte bellissime, asfaltate, quasi pochi tratti sterrati, incredibile. La Assisi Spoleto è veramente una rotta comoda per andare anche in famiglia con i bambini. Ciao amici, siamo giunti alle fonti del Clitunno. C'è anche il tempietto del Clitunno, molto vicino a Campello sul Clitunno, che è un paesino molto carino. Le fonti del Clitunno non le avevo mai viste. Vabbè che anche di qua non è che si vedono benissimo, però... Ragazzi, siamo a Spoleto, forse dopo 63 km. Qua c'è scritto Spoleto, giusto? Ok. Spero che non sia quello che vedo lassù. Se è quello lì, mi aspetta un bel salitone. Allora ragazzi, siamo arrivati a Spoleto, questo è il Duomo e ci abbiamo messo 5 ore e mezzo
Io ci ho messo 5 ore e mezzo, ma ce ne vorrebbero 4 e mezzo. Ho perso un po' di tempo a giocare col drone, mi sono fermato un po' a trafficare con la videocamera, però insomma il tracciato è fantastico, è tenuto bene, anche asfaltato, è un po' lungo, 65 km. Il salitone lo trovate soltanto per arrivare alla Basilica di San Francesco d'Assisi, perché sta su in alto, e anche per raggiungere qui il Duomo, che sta anche il Duomo di Spoleto sta in alto sul colle. Dai, giorno 1 è andato, adesso non ci resta che trovare una camera, un albergo. Alle 4:15 di pomeriggio magari me la danno prima, vediamo. Ciao, a dopo!